È la notte del 10 agosto 2019. Siamo a New York. Il Metropolitan Correctional Center è il luogo dove il sistema federale nasconde i detenuti ad alto rischio, quelli che non devono avere contatti con il mondo esterno. Al 9° piano, nel reparto speciale 9 South, c'è la cella numero 3 e dentro c'è un uomo solo. È il detenuto più importante d'America. Si chiama Jeffrey Epstein. E per un soggetto a rischio come lui, il protocollo impone un controllo visivo ogni 30 minuti. Le guardie devono guardare oltre il vetro, accertarsi del respiro, segnare l'orario. Quella notte, di turno ci sono Tova Noel e Michael Thomas. Secondo i registri federali, i due agenti restano alla loro postazione, ma non si alzano, non controllano la cella numero 3, passano le ore notturne su internet, cercando offerte di mobili e leggendo notizie sportive. Per 3 ore di fila, il protocollo cessa di esistere e in quella finestra temporale accade un'altra stranezza. Le 2 telecamere puntate su quel corridoio smettono di registrare. Alle 6:30 del mattino, la porta si apre. Jeffrey Epstein non respira. Il referto medico certifica la morte per impiccagione. Il fascicolo penale viene chiuso in fretta. Ma la fine di Jeffrey Epstein segna l'inizio di qualcos'altro. Mentre il corpo viene trasportato via in un sacco nero a migliaia di chilometri di distanza, in alcune delle residenze più esclusive del mondo, la tensione inizia a calare. L'uomo che custodiva i segreti dell'elite globale non può più parlare. Ma per capire a fondo questa storia, dobbiamo tornare indietro di quasi 50 anni. Siamo sempre a New York, questa volta sono gli anni 70, e Jeffrey Epstein è un ragazzo di 20 anni cresciuto a Coney Island ed è figlio di un giardiniere. Non ha concluso gli studi universitari e non possiede titoli accademici, eppure nel 1973 ottiene una cattedra come insegnante di fisica e matematica alla Dalton School. Quello è l'istituto più esclusivo dell'Upper East Side, dove si formano i figli dell'aristocrazia finanziaria americana. L'assunzione di un giovane senza qualifiche in un ruolo così delicato è di certo un'anomalia, e a firmare quel contratto è il preside della scuola stessa, Donald Barr. Questo è un nome che risuona nella storia della politica americana, perché Donald Barr è il padre di William Barr, l'uomo che 40 anni dopo ricoprirà la carica di procuratore generale degli Stati Uniti durante l'amministrazione Trump. Ed è lo stesso William Barr che avrà la responsabilità ultima sul sistema carcerario la notte della morte di Epstein. Ma c'è un dettaglio nel passato di Donald Barr che aggiunge un'ombra a questa connessione. Infatti, proprio negli anni in cui apre le porte della scuola di Epstein, Barr pubblica un romanzo di fantascienza intitolato Space Relations. La trama descrive un pianeta governato da una casta di ricchi oligarchi che rapiscono bambini per renderli schiavi sessuali. Una coincidenza letteraria che racconta con decenni di anticipo quel sistema criminale che poi Epstein costruirà. Ma l'insegnamento è solo un trampolino, perché Epstein ambisce a un altro tipo di potere, quello economico. E così lascia la scuola e si sposta a Wall Street. Ed è lì che incontra la figura chiave della sua formazione finanziaria criminale, Steven Hoffenberg. E insieme quei due fondano la Tower Financial Corporation. L'azienda si presenta sul mercato come una solida società di recupero crediti sanitari. Così attira investitori, promette rendimenti sicuri, ma la realtà è diversa. Epstein e Hoffenberg stanno orchestrando uno dei più grandi schemi Ponzi dell'epoca. Sottraggono 450 milioni di dollari a piccoli risparmiatori ignari. E quando la frode viene scoperta, le autorità intervengono e Steven Hoffenberg viene arrestato, processato e condannato a 18 anni di carcere. Invece Jeffrey Epstein, socio fondatore e figura centrale dell'operazione, non viene incriminato. Esce da quella vicenda con il capitale intatto e la fedina penale pulita. Quella è la prima dimostrazione del suo talento principale: muoversi nelle zone grigie del sistema, accumulare ricchezza illecita e lasciare che siano gli altri a pagare il conto. E così Epstein in questa fase ha il denaro, ma per scalare la vetta della società ha bisogno di un protettore ancora più grande. A Columbus, in Ohio, vive l'uomo che ha cambiato il modo in cui l'America si veste. È Leslie Wexner, il creatore dell'impero Victoria's Secret. E il rapporto che si instaura tra lui ed Epstein costituisce l'enigma finanziario centrale di questa vicenda. Siamo arrivati al 1991, quando Wexner prende una decisione che sfida ogni logica aziendale. Firma un documento legale che conferisce ad Epstein la procura totale su tutti i suoi beni personali e finanziari. Non si tratta di una semplice consulenza, è una delega assoluta. Epstein ottiene il potere di firmare assegni, comprare e vendere proprietà, assumere o licenziare personale, spostare capitali ovunque nel mondo. La prova tangibile di questo trasferimento di potere si trova nell'Upper East Side di Manhattan. Al numero 9 dell'East 71st Street sorge una delle residenze private più grandi della città.
Quella è una proprietà di Leslie Wexner, che pochi anni dopo aver ottenuto la procura passa a un trust collegato ad Epstein e il prezzo di vendita registrato è $0. All'apparenza Wexner regala le chiavi del suo regno a un uomo che fino a poco tempo prima non aveva neppure un ufficio a Wall Street. E gli analisti finanziari, insieme alle inchieste successive, come quelle legate al cosiddetto Mega Group, quel circolo ristretto di miliardari con forti legami geopolitici, suggeriscono una realtà totalmente diversa. Jeffrey Epstein non è un genio della finanza, ma è un tesoriere, una testa di legno. I fondi illimitati servono a costruire una facciata di ricchezza inattaccabile, necessaria per il suo passo successivo. Infatti, per trasformare un arricchito di Brooklyn in un membro dell'alta società internazionale, i soldi non bastano. Serve il sangue blu, servono i modi. E nel 1991, mentre Epstein prende il controllo dei soldi di Wexner, nelle acque delle Isole Canarie si consuma un mistero internazionale. Il corpo di Robert Maxwell, barone dei media britannici ed ex parlamentare, viene trovato mentre galleggia nell'Atlantico, dopo essere caduto dal suo yacht. Il nome della barca è un presagio, Lady Ghislaine. Ma Maxwell non è solo un editore. Alla sua morte riceve funerali di Stato in Israele, alla presenza dei vertici dell'intelligence e del governo. È un uomo che per decenni ha operato come asset fondamentale per il Mossad in Occidente. E sua figlia, Ghislaine, si trova improvvisamente da sola. L'impero del padre crolla sotto i debiti e a Londra ormai è una nobile decaduta esposta agli scandali. Così Ghislaine attraversa l'oceano e atterra a New York. Ed è qui che le strade della figlia, della spia e del gestore dei soldi sporchi si incrociano. Tra i due si stringe un patto che non ha nulla di romantico. È una transazione commerciale. Ghislaine possiede ciò che Epstein non può comprare, il libretto nero. Conosce duchi, principi, editori, scienziati. È cresciuta nei palazzi del potere. Invece Epstein possiede ciò che Ghislaine serve per sopravvivere, un portafoglio infinito, quello di Leslie Wexner. Così Ghislaine Maxwell diventa la sua guida, lo ripulisce, gli insegna come vestirsi, come arredare le case, quali vini servire. Ma quel suo ruolo va oltre l'immagine, perché Ghislaine Maxwell diventa il capo della logistica ed è lei a gestire le residenze, a organizzare gli incontri, a reclutare le ragazze che servono ad alimentare la macchina del ricatto. Ma per mantenere operativa una struttura di queste dimensioni, il reclutamento locale non basta più, serve un sistema. E la logistica del traffico passa per Parigi, con un partner strategico in Europa, Jean-Luc Brunel, un potente agente di moda fondatore dell'agenzia MC2. È lui l'uomo che scopre i volti nell'Est Europa e in Sud America, con un meccanismo semplice ed efficace. Brunel individua ragazze giovanissime che sognano le passerelle e promette loro una carriera meravigliosa negli Stati Uniti d'America. Ma per lavorare lì serve un visto e per sopravvivere a una città come New York servono molti soldi. Brunel qui offre la soluzione. C'è un benefattore americano disposto ad aiutarle. Le ragazze così salgono sugli aerei, convinte di andare verso la fama, ma invece atterrano nella rete di Epstein. Non è un caso che poi il destino di Brunel, qualche anno dopo, seguirà un copione familiare, perché verrà arrestato a Parigi nel 2020 e trovato impiccato successivamente nella cella del carcere dei La Santé. E la coincidenza anche qui è incredibile, un altro suicidio in una cella di sorveglianza con un altro testimone chiave che esce di scena prima di parlare. Ma quelle ragazze di cui si occupa Brunel non finiscono solo negli appartamenti di Manhattan o sull'isola ai Caraibi. C'è un luogo nella mappa di Epstein che rimane spesso nell'ombra, ma che rappresenta il cuore oscuro della sua ossessione. È il Zorro Ranch in New Mexico. È una tenuta di 10.000 acri nel deserto, lontana dagli occhi indiscreti. Qui la villa principale non è costruita per il piacere, ma per il controllo. In questo laboratorio isolato, Epstein coltiva un progetto che va oltre la rete di abusi e ricatti, perché lui è ossessionato dal transumanesimo e dall'eugenetica. Confida a numerosi scienziati che finanza, dei ricercatori provenienti da Harvard e dall'MIT, di voler utilizzare il ranch per migliorare la razza umana. Il suo piano prevede di inseminare decine di donne alla volta con il proprio DNA, per creare una stirpe che lui considera geneticamente superiore. Non è solo un predatore, si considera anche un architetto genetico al di sopra della morale comune. E per gestire questo delirio di onnipotenza, il controllo deve essere totale. Maria Fermer, una giovane artista che viene assunta e poi trattenuta contro la sua volontà, riesce a fuggire e a raccontare cosa vede all'interno. Descrive una sala di monitoraggio degna di un'agenzia di spionaggio. Le residenze sono cablate con chilometri di fibra ottica. Ci sono telecamere nascoste ovunque, nei rilevatori di fumo, dietro gli specchi bidirezionali, persino nel bagno degli ospiti. Il sistema non serve alla sicurezza, serve all'archivio. Ogni incontro, ogni violazione, ogni segreto sussurrato in quelle stanze viene registrato e catalogato. E chi entra in quelle stanze, che sia una vittima o un potente complice, perde la proprietà della sua immagine e di conseguenza la sua libertà.
ma il collegamento tra le ville a terra e l'elite globale avviene a 9.000 metri d'altezza. Il mezzo di trasporto è un Boeing 727 privato, numero di coda N98JE, quello che la stampa ribattezerà Lolita Express. Chi è salito a bordo descrive un ambiente che non ha nulla dello standard aziendale, non ci sono file di sedili e l'interno è arredato come un salotto di lusso, con tappeti spessi e divani in velluto rosso. Al centro della fusoliera troneggia un letto matrimoniale e il pilota David Rogers mantiene per anni i registri di volo dettagliati. Ogni decollo, atterraggio, ogni passeggero. Quei documenti cartacei diventano la lista dei testimoni silenziosi di quell'epoca. Scorrendo le pagine, un nome appare con una frequenza che imbarazza l'establishment democratico: Bill Clinton. L'ex presidente degli Stati Uniti vola sull'aereo di Epstein almeno 26 volte. I registri tracciano viaggi in Europa, in Asia, in Africa e in diverse occasioni i dettagli della scorta dei servizi segreti non compaiono nella lista passeggeri. E quando la polizia perquisisce la residenza di Epstein a Manhattan, trova appeso a una parete un dipinto ad olio molto bizzarro che ritrae Bill Clinton seduto su una poltrona nello studio ovale, ma indossa un abito da donna blu e tacchi rossi. Un'immagine grottesca che Epstein espone come un trofeo nel suo salotto. Ma passando alla controparte repubblicana, la vicinanza è altrettanto documentata. Molto prima di entrare alla Casa Bianca, Donald Trump e Jeffrey Epstein sono vicini di casa a Palm Beach, condividono lo stesso circolo sociale e le feste a Mar-a-Lago. E nel 2002 Trump dichiara al New York Magazine una frase inequivocabile: "Conosco Jeff da 15 anni. È un tipo fantastico, è molto divertente stare con lui. Si dice che gli piacciono le donne belle quanto piacciono a me, e molte di loro sono dalla parte più giovane." Trump in seguito prenderà le distanze affermando di averlo cacciato dal suo club, ma per oltre un decennio i due uomini operano nello stesso ecosistema sociale. La rete di Epstein non si ferma ai presidenti americani, ma si estende fino al cuore della monarchia britannica. Il principe Andrea, duca di York e figlio della regina Elisabetta, è un ospite fisso e soggiorna nelle case di Epstein. Si lascia fotografare in varie situazioni mentre passeggia con lui a Central Park, ma l'immagine che poi ha distrutto la sua reputazione è uno scatto più amatoriale, che ritrae quel principe all'interno della casa di Ghislaine Maxwell a Londra. In quella foto il suo braccio cinge la vita di Virginia Giuffre, che all'epoca aveva 17 anni. E quella foto, più le testimonianze dettagliate della Giuffre sugli abusi subiti, costringeranno poi la corona inglese a pagare un accordo stragiudiziale. Si parla di circa 12 milioni di sterline per evitare un processo pubblico. Unito poi allo scandalo della diffusione di documenti riservati della corona britannica. Ma come se non bastasse, anche il mondo della tecnologia fa parte della sua rete. Ad esempio Bill Gates, fondatore di Microsoft, incontra Epstein in diverse occasioni. Il dettaglio cruciale qui è la data, perché gli incontri avvengono a partire dal 2011 e in quel momento Epstein è già un pregiudicato, registrato come criminale sessuale dopo una condanna del 2008. Gates discuterà con lui di progetti filantropici e di fondi per la salute globale. E la domanda che rimane sospesa è solo una: perché l'uomo che al tempo era il più ricco e rispettato al mondo sentiva il bisogno di associarsi a un criminale sessuale già condannato per trattare di salute e beneficenza? E per capirlo bene dobbiamo arrivare al 2006. In questo caso siamo a Palm Beach, in Florida. La polizia locale, allertata dai genitori di alcune vittime, avvia un'indagine. C'è un primo raid nella villa di Epstein e le prove raccolte sono schiaccianti. Fotografie, elenchi telefonici, testimonianze dirette di ragazze minorenni. A quel punto l'FBI entra nel caso e il fascicolo è pesante, decine di capi di imputazione federali. Secondo il codice penale degli Stati Uniti, Jeffrey Epstein rischia l'ergastolo. Dovrebbe essere così la fine di una storia, e invece è l'inizio dell'insabbiamento. Il destino di Epstein è nelle mani del procuratore federale della Florida, Alexander Acosta. Lui ha il potere e le prove per chiudere Epstein in una cella e buttare la chiave. Ma il processo pubblico non avviene mai, è a porte chiuse, con i legali di Epstein che negoziano con l'ufficio di Acosta. Il risultato è un documento che i giuristi definiscono l'accordo del secolo, o meglio, una resa incondizionata dello Stato. Epstein si dichiara colpevole di un reato minore di prostituzione statale e la pena concordata è ridicola, 13 mesi, che non vengono scontati in un carcere di massima sicurezza, ma in un'ala privata della prigione della contea. Oltre a questo ottiene anche il privilegio del work release. Può uscire di prigione per 12 ore al giorno, 6 giorni a settimana, tutto questo per andare a lavorare nel suo ufficio. Ma il vero scandalo giuridico è un altro, ed è nascosto nelle clausole scritte in piccolo. L'accordo prevede la non prosecuzione federale non solo per Epstein, ma garantisce l'immunità totale a qualsiasi co-cospiratore. Questo è un salvacondotto preventivo e significa che se Epstein aveva registrato un senatore, un principe, un amministratore delegato mentre commetteva un reato con una minorenne, quella persona era legalmente intoccabile grazie a questo pezzo di carta. E così l'FBI viene bloccata e l'indagine sulle complicità viene sepolta.
Da quel momento per quasi 10 anni la motivazione di questo accordo rimane un mistero. Tutto questo fino al 2017, quando Donald Trump è appena diventato presidente e nomina proprio Alexander Acosta come ministro del lavoro. Durante le procedure di vetting per l'incarico, i funzionari della transizione chiedono conto ad Acosta di quel vecchio imbarazzante accordo in Florida. E Acosta dichiara: "Mi è stato detto di lasciar perdere. Mi hanno detto che Epstein apparteneva all'intelligence e che la questione era al di sopra del mio livello." Questa è la missione definitiva. Un procuratore degli Stati Uniti conferma di aver ricevuto ordini dall'alto per proteggere un predatore sessuale, perché quel predatore era un asset dei servizi segreti. E quindi quell'accordo del 2008 non era stato un errore giudiziario, era stata un'operazione di protezione di Stato. Siamo arrivati a luglio del 2019, quando Jeffrey Epstein atterra nel New Jersey di ritorno dalla Francia. Questa volta non ci sono accordi segreti ad attenderlo e l'indagine giornalistica del Miami Herald ha riaperto il caso, costringendo i procuratori federali di New York ad agire. Epstein così viene arrestato e gli viene negata la cauzione. Il sistema che lo ha protetto per decenni sembra improvvisamente scaricarlo. Viene così rinchiuso al Metropolitan Correctional Center e la gestione della sua detenzione presenta fin da subito delle anomalie procedurali. Viene all'inizio messo in una cella con un compagno molto particolare, tale Nicolas Tartaglione. È un ex poliziotto in attesa di giudizio per un quadruplo omicidio legato al traffico di droga. E mettere un presunto pedofilo milionario in una cella con un ex poliziotto violento viola ogni logica carceraria. E infatti il 23 luglio, pochi giorni dopo l'arrivo, le guardie trovano Epstein a terra, semisvenuto, con dei segni sul collo. Quando si riprende dichiara che Tartaglione ha tentato di ucciderlo e le autorità liquidano l'episodio come un tentativo di suicidio maldestro e mettono Epstein sotto sorveglianza speciale nella Suicide Watch. Ma la sorveglianza dura poco, perché inspiegabilmente viene rimossa dopo soli 6 giorni ed Epstein viene riportato di nuovo nella sua cella, ma questa volta da solo. Arriviamo così alla notte del 10 agosto, la notte da dove siamo partiti, e quando l'alba sorge a Manhattan, la versione ufficiale è già scritta e distribuita alla stampa. È suicidio per impiccagione tramite un lenzuolo legato al letto a castello. Il caso sembra chiuso, ma poche ore dopo, sul tavolo del medico legale, il corpo di Epstein racconta una storia diversa. L'autopsia viene eseguita dal medico legale della città di New York e presente nella stanza come consulente della famiglia c'è il dottor Michael Baden, uno dei patologi forensi più esperti al mondo. Baden nota subito un dettaglio che non quadra. L'osso ioide, un piccolo osso situato nel collo, è spezzato. Ma non solo, ci sono fratture multiple alla cartilagine tiroidea. Questo risulta molto strano a Baden perché negli uomini dell'età di Epstein l'osso ioide è estremamente raro che si rompa in un'impiccagione statica, insomma dove il corpo scivola verso il basso. E quelle 3 fratture specifiche sono invece il marchio di fabbrica dello strangolamento omicida. Il dottor Baden dichiara pubblicamente: "In 50 anni di carriera non ho mai visto queste 3 fratture in un suicidio per impiccagione." E di fronte a un dubbio scientifico così pesante, l'unica prova sarebbero le immagini. Infatti ci sono 2 telecamere puntate sull'ingresso della cella di Epstein. E quando gli avvocati chiedono i filmati di quella notte, la risposta del carcere è surreale. I file video di quelle ore non esistono. La motivazione è ridicola perché prima viene detto che le telecamere erano rotte. Poi in una seconda versione ufficiale i procuratori ammettono che i filmati sono stati sovrascritti per errore a causa di un problema tecnico del server. Così nel carcere federale più sicuro d'America, nella notte in cui muore il detenuto più importante del secolo, le telecamere smettono di registrare, le guardie smettono di controllare e l'autopsia rivela fratture compatibili con l'omicidio. Nonostante questo il corpo di Jeffrey Epstein viene cremato rapidamente e le prove fisiche diventano cenere. Nel frattempo la compagna Ghislaine Maxwell viene condannata a 20 anni di prigione. E come già raccontato, il complice francese Jean-Luc Brunel muore anche lui nella sua cella a Parigi. E arrivati a questa fase, sulla carta, la giustizia a livello pubblico ha fatto il suo corso. Il mostro è stato rimosso, i complici puniti, ma questa è tutta un'illusione, perché pochi giorni dopo la morte di Epstein, mentre il mondo discute del suicidio così anomalo, nei server dei sistemi bancari internazionali accade qualcosa di molto strano. Milioni di dollari vengono spostati dai conti fiduciari di Jeffrey Epstein presso la Deutsche Bank. La banca tedesca verrà poi multata per 150 milioni di dollari per non aver monitorato quelle transazioni sospette. Ma nonostante la multa le domande restano. Chi ha ordinato quei bonifici? E chi aveva le chiavi dei conti di un uomo morto? Ma provando a superare l'aspetto economico, la vera eredità di Epstein non è il patrimonio, ma è l'informazione. E quando i federali entrano nella villa di Manhattan e nel bunker di Zorro Ranch, aprono le cassaforti e trovano diamanti, passaporti falsi, uno austriaco e uno saudita, e migliaia di foto. Ma non trovano la cosa più importante, l'archivio video, i famosi nastri di cui Epstein si vantava, le registrazioni dei politici, principi, degli scienziati sorvegliati nelle stanze cablate.
E la teoria più inquietante che circola tra gli investigatori che hanno lavorato al caso è che quei video non sono andati distrutti e che solo una piccola parte verrà ritrovata, perché il ricatto non è finito con la morte di Jeffrey Epstein, ma è solo diventato invisibile, perché quell'archivio è diventato l'assicurazione sulla vita di qualcun altro.